Ciao amici nottambuli, lo so che aspettate le mie pillole sul cinema, anzi supposte. Ieri notte ho visto il secondo capitolo della serie Alien, non l'hanno intitolato Alien 2, bensì Aliens, al plurale, perché questa volta non c'è un solo mostriciattolo, ma sono un plotone da combattimento e il regista James Cameron li manda contro addirittura i Marines. Quindi c'è un cambio in regia, non c'è più Ridley Scott, che diresse il primo capolavoro, ma secondo me Cameron si è dimostrato all'altezza. Brevissimamente la trama, attenzione se non avete ancora visto il primo film, racconterò parte del finale. In questo film siamo nel 2179, quindi dopo 57 anni dai fatti del primo capitolo, avevamo lasciato Ellen Ripley, cioè Sigourney Weaver in ipersonno, nella navetta di salvataggio in fuga dalla Nostromo, che fu fatta esplodere. Lo xenomorfo venne spedito nello spazio, qui Ellen viene soccorsa dalla squadra di recupero della stazione spaziale di Gateway e i membri della compagnia proprietaria dell'astronave Nostromo la ritengono responsabile della distruzione di questo immenso cargo spaziale. E sono abbastanza dubbiosi, increduli, sulle sue giustificazioni. Insomma, non credono alla storia dell'alieno. Ellen viene anche a sapere che LV-426, cioè il planetoide su cui trovarono tutte quelle uova aliene nel primo film, è stato nel frattempo colonizzato ed è stato avviato un progetto di terraforming. Quando dalla colonia misteriosamente non arrivano più contatti, Ellen viene spedita su LV-426 in qualità di supervisore assieme ad una squadra di Marines. E qui lascio a voi tutto il resto della visione. James Cameron cerca di ricalcare in maniera abbastanza fedele e convincente lo schema di Ridley Scott, aumentando le scene d'azione, conseguenza logica del fatto che se nel film di Scott l'alieno era soltanto uno, qui ce ne sono un esercito e aumentano gli incontri-scontri con gli xenomorfi. Cameron riprende i punti chiavi del film precedente, prima parte del film più descrittiva, abbastanza intrigante, con l'esplorazione del pianeta e della struttura dove abitano i coloni, che sembra diventata deserta. Nel primo film si cercava l'SOS, qui si cercano i superstiti della colonia. Seconda parte adrenalinica e finale al cardiopalma. Nel primo film Ripley aveva il conto alla rovescia per salvare il micio, qui deve salvare una bambina superstite. Quindi c'è parecchio copia e incolla, secondo me, ma nonostante tutto non dà l'idea di vedere una fotocopia sbiadita del primo film. C'è qualche sbavatura nella regia di Cameron, l'incubo iniziale di Ripley che schiaccia l'acceleratore sulla tensione e sulla paura, giusto per iniettare subito adrenalina nello spettatore, poteva essere evitato. E poi qualche scena comico-fantastica, assolutamente assurda, ovvero lo xenomorfo che nel finale sale sul montacarichi per inseguire Ellen con la bambina. Rovina tutta la credibilità che Cameron era riuscito a guadagnare con un film comunque molto bello. Comunque si aggiunge qualche elemento alla linea narrativa generale, ci viene infatti mostrata la regina, cioè colei che depone le uova aliene. È un elemento abbastanza banale, se ci sono delle uova qualcuno ovviamente le depone, comunque Cameron aggiunge un tassello a quello che Ridley Scott non aveva raccontato. Non è moltissimo, sarebbe stato interessante ad esempio capire meglio la storia della nave spaziale precipitata su LV-426, ma forse sarebbe venuto fuori un film mastodontico. La Weaver è sempre molto brava, assieme a lei tra i Marines c'è Michael Biehn nei panni di Hicks, l'unico che si rivela con le palle, gli altri faranno una brutta fine. Poi c'è Carrie Ann, cioè la bambina superstite Newt, quindi Cameron inserisce un personaggio diverso rispetto all'altro film, un personaggio molto debole rispetto agli xenomorfi, quindi aumenta la tensione per la sorte che potrebbe avere la bambina. Viene anche aggiunto un pizzico di ironia con le battute da caserma dei Marines. Quindi un film assolutamente consigliato, un degno sequel che secondo me è assolutamente da vedere. Quindi anche per questa volta è tutto, se volete iscrivetevi, se no fate come vi pare, ci sentiamo alla prossima, ciao amici nottambuli!